Stanley Villavicencio e l'incontro con la Divina Misericordia. Al momento dei fatti che vi stiamo per raccontare, Stanley Villavicencio, ha 46 anni, risiede a Cebu, nelle Filippine, ed è padre di 13 figli. La sua personalità è caratterizzata da umiltà, gentilezza, pazienza e una sorta di purezza infantile, secondo chi lo conosce. Stanley è un membro attivo della Crociata della Divina Misericordia nell'arcidiocesi di Cebu e dal 1993 si dedica completamente alla diffusione della devozione alla Divina Misericordia in tutto il mondo. Afferma di avere visioni di Gesù alle 3 del mattino, durante le quali riceve messaggi significativi centrati sulla Divina Misericordia. Queste esperienze sono state approvate dal cardinale Ricardo Vidal dopo un'approfondita indagine. Anche la Conferenza dei Vescovi Cattolici delle Filippine ha ufficialmente approvato il caso di Stanley e ha fornito una raccomandazione speciale, come attestato da una lettera firmata dal segretario generale, Monsignor Pedro Quitorio. Il 2 marzo 1993, Stanley si ammalò improvvisamente, manifestando crisi convulsive e gravi emorragie che lo portarono a perdere grandi quantità di sangue. Fu portato d'urgenza all'ospedale di Cebu, dove i medici lo dichiararono clinicamente morto, poiché i suoi organi avevano smesso di funzionare. Questa situazione durò per 3 giorni. Durante questo periodo, Stanley afferma di aver avuto una visione di Gesù e dell'eternità. Gesù gli mostrò, come su uno schermo video, ogni singolo istante della sua vita, compresi giorni, ore, minuti e secondi. I momenti in cui aveva commesso peccati venivano evidenziati e esaminati in dettaglio, come se fossero sequenze rallentate su uno schermo. Questa esperienza fece comprendere a Stanley che nulla poteva rimanere nascosto a Gesù. Durante questa visione, Gesù gli assegnò la missione di diffondere la devozione alla Divina Misericordia e gli comunicò i nomi delle persone che lo avrebbero aiutato in questa missione. Sorprendentemente, anche se i medici lo consideravano morto, Stanley ritornò improvvisamente in vita ed era in ottime condizioni. Riuscì persino a staccarsi da solo dalle apparecchiature del sistema di supporto vitale. Si crede che Gesù lo abbia risuscitato per permettergli di portare a termine la missione a lui affidata. Dopo il ritorno alla vita di Stanley, il medico che lo aveva curato rimase completamente sconcertato e condusse esami che rivelarono che tutte le sue funzioni organiche erano tornate alla normalità. Questo evento fu un miracolo completamente straordinario, senza spiegazioni scientifiche razionali. Questo miracolo ebbe un impatto così profondo sul medico che, poco tempo dopo, scelse di entrare in seminario e oggi è un padre gesuita. L'infermiera che aveva assistito Stanley, credendolo deceduto, rimase spaventata quando entrò nella sua stanza e lo vide in piedi, vivo e sano. Tornando a casa, Stanley trovò la sua famiglia e amici in procinto di preparare il suo funerale. La loro reazione fu di incredulità e timore quando lo videro arrivare, alcuni addirittura pensarono di aver visto un fantasma. Il suo direttore spirituale, Monsignor Chris Garcia, fu personalmente scelto da Gesù per aiutare Stanley nella sua missione. Si dice che Monsignor Garcia abbia ricevuto doni mistici dal Signore, tra cui la locuzione interiore e la levitazione. Il suo compito è quello di confermare e spiegare i messaggi di Gesù ricevuti da Stanley, i quali vengono poi sottoposti al discernimento ufficiale del cardinale Vidal. Monsignor Garcia proveniva da una delle famiglie più ricche delle Filippine, con suo padre che aveva speso ingenti somme di denaro per cercare di distoglierlo dal sacerdozio. Tuttavia, Monsignor Garcia ha seguito la sua vocazione sacerdotale, rinunciando a tutte le ricchezze, e ha fondato la Congregazione degli Angeli della Pace. Stanley ha tenuto circa 3.000 incontri in cui ha condiviso la sua testimonianza con persone di diverse fedi e culture. Molte di queste persone, dopo aver ascoltato la sua storia, hanno sperimentato straordinarie guarigioni e conversioni. Stanley possiede un quadro di Gesù delle dimensioni di circa 1 metro per 1 metro, sul quale si sono verificati fenomeni soprannaturali. A volte, il quadro si illuminava misteriosamente, l'immagine di Gesù scompariva dal dipinto, e alcune persone affermavano di aver visto Gesù animarsi e guarire coloro che erano affetti da cecità e gravi malattie invalidanti.
Nei suoi incontri di testimonianza, Stanley incoraggia tutti a compiere atti di misericordia e a sfruttare le opportunità di indulgenza. Intervistato da un noto giornalista, Stanley ha raccontato che nel momento del trapasso dalla vita alla morte si è trovato all'improvviso in un giardino pieno di fiori di ogni tipo. In questo luogo, che infondeva pace e serenità, ha visto solo Gesù che gli è apparso, simile a quello del Sacro Cuore in cui guarda in alto. Gesù gli ha detto che verrà presto perché questo è il tempo della misericordia. Gli ha anche detto che bisogna pentirsi adesso altrimenti ci saranno problemi più tardi. Poi Gesù gli chiese se era disposto a tornare dal suo popolo e predicare il messaggio della divina misericordia a un mondo che aveva un disperato bisogno di misericordia. Stanley disse sì, e si svegliò immediatamente, la sua salute era completamente ristabilita. Stanley ha ricevuto moltissimi messaggi da Gesù, tutti incentrati sulla devozione alla divina misericordia. In uno di questi, ricevuto il 19 ottobre del 1998 a Tay-Tay, nelle Filippine, Gesù gli disse: figlio mio, il cielo gioisce poiché il tuo gruppo sta conducendo tante anime alla salvezza. Questo consola mia madre. Continua così, sii forte, non sarà ancora per molto. Dopo arriverà l'era di pace, come sta scritto. Ma prima di questa si verificherà una battaglia di grandi proporzioni mai vista prima d'ora. Tutti i segni sono già presenti. Perciò ora è arrivato il tempo per loro di scegliere fra la misericordia e la giustizia, fra il cielo e l'inferno, non ci sono alternative. Poiché il tempo si avvicina, digli di pregare incessantemente la coroncina e il rosario come loro ultima difesa. A coloro che diffondono la mia misericordia prometto di essere misericordioso giacché il tempo sta giungendo, ma essi devono mettere in pratica la misericordia. Ti amo figlio mio. Il caso di Stanley è stato sottoposto ad indagine da parte della Chiesa ed è stato dichiarato autentico. Da filippino qualunque e umile devoto del Sacro Cuore, Stanley ha girato il mondo tenendo discorsi sulla divina misericordia. Tra i paesi che ha visitato ci sono Stati Uniti, Inghilterra, Irlanda, Hong Kong, Macao e Cina. Le sue visite alle chiese hanno portato a guarigioni, confessioni e persino miracoli. Ha dato la sua testimonianza in Vaticano davanti a vescovi e cardinali.